Dopo più di 3 mesi di quarantena in un piccolo villaggio dello Yucatan è giunto il momento di muoverci per rinnovare il nostro visto in scadenza. Pensavamo di fare tutto in giornata, ma non è andata proprio così. Ringrazia praticamente. Ahorita Gracias para comer. ¿Qué come? tortilla Ah, tortilla. con manzana y uva. Ah, uva también, sí. Ahorita. Allora, mi ha appena fatto la cacca sulla mano, però va bene, è bellissimo. Si trova a suo agio sul mio braccio. Dovrebbe far male, però è molto delicato. Grazie, che passa? Che passa? Portiamolo un passo passo. E? Che dici? Corrito, corrito. Corrito, corrito. Corro. Chencho. 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 Apenas se empieza a aprender a hablar porque está chico. Ah, está muy chico. Si era un bebecito cuando Ah. entraron. Bene, oggi stiamo andando a fare le fotocopie che ci serviranno per domani che andiamo a Merida. In a pratica rinnovare il domani visto. andremo a inviare un plico all'ufficio di immigrazione dove invieremo una lettera che dirà le ragioni per cui non abbiamo potuto lasciare il paese e faremo una richiesta per un visto speciale straordinario per ragioni umanitarie. Eccoci in cartoleria. Sono le 5:30 e partiamo in direzione Merida, ancora mezzi addormentati. E ricoperti dalle zanzare che c'erano stamattina. Infatti Carlo è tutto coperto, Vedete? C'ho la tuta. pantaloni e calzettoni. Come se fossimo in alta montagna, insomma. Andiamo a sciare, dai, ci ricorda le giornate in cui andavamo a sciare alle 5. Ci siamo fermati un attimo perché Carlo nella quarantena ha fatto fuori 2 cellulari. Ho recuperato il primo, l'ho comprato usato qua nella città 80 euro e passa la paura. e adesso si va nella capitale a rinnovare il visto, vediamo se ci riusciamo. Siamo appena arrivati a Merida dopo 250 km. Che bello, un po' di civiltà ci mancava sinceramente, è bellissimo Las Coloradas, però un po' di ristoranti, negozi. Dai, non ci lamentiamo, però effettivamente fa bene vedere un po' di movimento dopo tanto villaggio.
Comunque adesso andiamo a fare la coda all'ufficio di immigrazione qui a Merida e vediamo che cosa riusciamo a cavare. Ecco l'ufficio di immigrazione, andiamo, ci sono qualche persona qua. Bene. Disastro, siamo venuti qua per nulla. Non siamo riusciti a ottenere il nuovo visto perché deve prima scadere, poi possiamo avviare la pratica di, contrariamente a quello che ci hanno detto al telefono. Più di una volta, tra l'altro. Quindi noi che faremo? Adesso aspetteremo qui in città questa data che è tra 4 giorni e quindi ne approfitteremo anche per fare un po' di vita normale cittadina. Siamo arrivati a Merida e saremo ospitati per qualche giorno. Che tramonto, cielo infuocato dopo una bella pioggia. Oggi è il primo giorno, dopo 10 mesi quasi, che abbiamo dormito fuori dal nostro Nirvan. Ci è mancato un sacco, infatti Sì. non abbiamo dormito bene, però volevano che dormissimo in casa, ma li abbiamo soddisfatti, dai. Stiamo camminando per le vie di Merida, rigorosamente in mascherina. E andiamo a fare la spesa in un supermercato qui vicino. Forse troveremo il grana che sogno da 2 mesi. Sì, l'obiettivo è il grana principalmente. E stiamo facendo la spesa per la signora che ci sta ospitando. In pratica siamo dalla dottoressa che lavorava al villaggio della Coloradas e visto che dovremmo fermarci qua a Merida per qualche giorno ci hanno invitato a stare da loro. Ci sono anche 3 bambini. E per la prima notte non abbiamo dormito nel van. Io ho provato a dormire nell'amaca stanotte, però ho dormito 3 ore e poi mi sono spostato nel letto, perché qui dormono tutti nell'amaca ed è una sensazione da provare perché sei curvo, è strano. Vai con la vazza. Yes. Sì. Il nostro barattolone di caffè sta finendo, quindi è ora di riprenderlo. E passiamo a qualche spesa per Nirvan. Cosa compri? Ce ne fosse uno chiuso, tutti aperti. Spazzole per Come molti ci hanno consigliato, tra l'altro. È ora di cambiarle perché è cominciata la pioggia, quindi si sente. È necessario avere un vetro pulito, quindi compriamo le spazzole. Oggi gnocchi, abbiamo anche molto più spazio, quindi si possono fare in abbondanza. In pratica noi andiamo nelle case della gente, cuciniamo e in cambio chiacchieriamo un po'. Pronti? Adesso chiamiamo i ragazzi e ci facciamo aiutare. Dimmi quando cominci la lezione, professoressa. La profesora. La professora dei gnocchi. Questa siempre. ¿Ya viste cómo lo hace? Serpiente muy un poquito delgadito. más y lo cortamos en pesitos. Qua facciamo una classe di gnocchi, cibo italiano, qui non si perde tempo, vero? Che dico? Tentativo numero 2 per fare il visto.
Un altro giorno in coda, ragazzi. Va. Primo giorno da irregolari in Messico. No, Siamo irregolari? Cioè se ci fermano... noi ci stiamo provando in tutti i modi ad essere regolari. E siamo andati prima che scadesse il visto e ci hanno detto che deve scadere il visto. Il Adesso giorno che è scaduto, niente, neanche quando siamo irregolari non ce lo rinnovano. Il secondo giorno, 4 giorni dopo il primo giorno in cui siamo stati all'officina qui della migrazione, niente, sono rimbalzato ancora. dopo 4 ore sotto il sole, nulla. Domani dobbiamo ritornare. Ci hanno fissato un appuntamento perché gli abbiamo un po' rotto le scatole. Domani dovremo avere il visto, ma noi non ci crediamo ancora. Adesso andiamo nel van che è qui Sarà vicino, bollente. e ci andiamo a prendere un bel refresco, una bella coquita e ce la beviamo in giro. Ci vuole. Tentativo numero 3. Ce la faremo questa volta ad ottenere il visto? Io non credo, però... Ma sì, siamo ottimisti, siamo mezzi addormentati perché ieri la dottoressa, la ragazza che ci ospita, ci ha invitato da un suo amico e abbiamo fatto un po' tardi, quindi siamo un po' addormentati, non siamo più abituati a far tardi. E il suo amico ci ha incaricato anche lui di preparare la pizza, quindi domani ancora pizzaioli. Yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Abbiamo questo fogliettino magico che pare sia un lasciapassare per noi. Adesso vediamo, questa è la fila. Niente, alla fine ieri sono stata troppo ottimista, non siamo riusciti ad ottenere il visto. Ieri eravamo troppo arrabbiati per fare video, veramente. Ci hanno detto che il visto sarà pronto, potremmo averlo, però dobbiamo andare a recuperarlo in un'altra città, a Valladolid, quindi nei prossimi giorni ci sposteremo lì. Ora andiamo dal meccanico a fare un check-up completo per Nirvan. Ne approfittiamo, qui c'è Fiat, c'è il Ducato e quindi lo tiriamo a lucido, insomma, dopo 3 mesi in spiaggia vediamo un po' cosa c'è da cambiare, cosa c'è da manutenere. Siamo nella camera che ci ha ospitato per ben una settimana, ne abbiamo approfittato per fare un po' di cose al van, di interventi di manutenzione e soprattutto manutenzione ai denti. Anche i denti, che dopo 10 mesi abbiamo fatto la pulizia e sono saltate fuori un po' di carie che stiamo curando, per fortuna molto bene, costa molto meno che in Italia. Adesso ci rimettiamo a nuovo. Dovevamo stare a Merida un solo giorno, pensavamo di fare il visto in un giorno ma non è andata proprio così, quindi adesso staremo qui finché aggiusteremo tutti i denti che dobbiamo aggiustare e lunedì ci muoveremo verso Valladolid per prendere il nostro benedetto visto. Io non ne sono ancora sicuro che avremo questo visto, però vedremo. Non sappiamo ancora se ritorneremo al villaggio perché non sappiamo se ci faranno rientrare dato che siamo stati fuori molti giorni e quindi prossimamente decideremo dove stare. Per il momento abbiamo deciso di rimanere qua in Messico, non tornare in Italia perché comunque sarebbe una grande spesa rientrare. I casi qui stanno aumentando perché ovviamente la quarantena è finita e nonostante tutti indossino mascherine e seguano le regole di sana distanza, come la chiamano qui, ci sono tanti contagi. Comunque noi stiamo attenti e quindi proseguiremo questo viaggio per adesso qui nei dintorni, poi non appena la situazione si sbloccherà
Continueremo. Continueremo, si spera.